Ad un tratto mi sembrò di sentire voci sommesse provenire dall'argine opposto. Restai bene in ascolto ed aguzzai la vista. Ancora le stesse voci. E mi parve di capire che provenissero da dietro il graticcio sventrato. Cosa fanno? Mi chiesi. Preparano un attacco, un colpo di mano. Stavo quasi per dare l'allarme, ma ecco che vidi passare un soldato austriaco, curvo sulla persona, con un grosso recipiente, bidone o qualcosa del genere. È una corvée, pensai. Forse portano il caffè ai loro camerati. Non c'è bisogno di dare l'allarme, mi dissi. Adesso punto il fucile al centro dello squarcio del graticcio ed appena si staglia la sagoma di un altro soldato, sparo. Non c'è da sbagliare. Lo colpirò senz'altro e lo stenderò morto sulla passerella. Alzai il fucile e lo puntai attraverso la feritoia. Tolsi la sicura e mirai al centro dello squarcio, al punto giusto per colpire un uomo all'altezza del petto. Era quasi chiaro. Un riso fresco e giovane mi giunse all'orecchio. Questo riso è di un ragazzo come me. Perché ride con tanta disinvolta noncuranza a pochi passi dal nemico? Ecco che passa un altro. Si ferma per un attimo al centro della passerella e fa un cenno a qualcuno che è rimasto di là. Lo vedo molto bene. È lui quello che rideva. Sento ancora il suo riso sommesso, ma limpido. Mi sorpresi a rimettere la sicura e a togliere il fucile dalla feritoia. Perché non ho sparato? Era giusto. È giusto che spari. È la guerra. Sono i nemici, devo ucciderli. Perché non l'ho fatto? Che cosa è successo? Pietà per lui, per il suo riso gioioso, per la sua giovinezza, per il suo amore per la vita. Carissimo papà, carissimi fratelli, vi scrivo mentre il cannone tuona incessantemente. In questo momento, di fronte ad un pericolo di questo genere, vi raccomando di non addolorarvi troppo della mia scomparsa. Bisogna essere pronti ad ogni eventualità, ed è per questo che, calcolando l'ipotesi peggiore, rivolgo a voi tutti questa mia. Babbo carissimo, accogli con filosofia la notizia della mia morte. Domanda a te di asciugare tosto le tue lacrime per riprendere ancora energia a profitto tuo e della famiglia. Perdona se oso parlarti così. La morte non impedisce di vedere e di seguire il cammino dei cari che si lasciano qua giù. Fa perciò che io ti veda sempre di buon animo, con fronte serena, con cuore forte. Il bombardamento è intensissimo e vicinissimo. Non so che potrà succedere. Vi saluto tutti e vi bacio con la più grande effusione. Un testamento morale, disperato commiato alla vita, destinato alla famiglia e affidato alla pietà di un commilitone o persino di un nemico. Scritto da una mano gelida, in un buco di fango, con vista sull'Isonzo. Scritto da un ragazzo di 24 anni e da molti come lui, su un pezzo di carta ripiegato più volte, nascosto in qualche indumento del corredo militare.
100 anni dalla ritirata di Caporetto, ripercorriamo le stesse strade calpestate dai soldati italiani in fuga. Riviviamo oggi le loro emozioni di allora, grazie alle testimonianze conservate dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Il cammino non può che cominciare da qui, dallo stato d'animo con cui quei ragazzi, quegli uomini, affrontano la battaglia passata alla storia come la grande disfatta, penetrata nel lessico della nazione come sinonimo di sconfitta clamorosa. Caporetto è la 12ª battaglia che il Regio Esercito combatte contro gli austro-ungarici lungo il corso dell'Isonzo, dall'ingresso del paese in guerra il 24 maggio del 1915. Le truppe ci arrivano con una rassegnazione disperata, instillata negli animi da anni di violenze fisiche e morali subite al fronte. Ma è quel malessere a causare la rovina? Si può parlare di una disfatta dovuta a uno sciopero militare? O di reparti vilmente ritiratisi senza combattere, come riporta il bollettino ufficiale dell'esercito diramato il 28 ottobre, quando il tragico epilogo è ormai sotto gli occhi di tutti? O sono piuttosto gli errori della regia militare a determinare la catastrofe? Domande con le quali gli storici si misurano ininterrottamente da un secolo. Il famigerato bollettino del 28 ottobre, forse il documento più controverso e certamente il più infamante della guerra italiana, accusava le truppe di essersi ritirate in maniera vile, di aver abbandonato la linea, di essere scappati. Non c'è niente di vero in quel bollettino. Le cause di Caporetto furono cause eminentemente militari e possono essere riassunte in 3 ordini di responsabilità. Primo, ci sono delle responsabilità del Comando Supremo. Non è vero che Cadorna non si aspettasse una massiccia offensiva austro-tedesca nell'autunno del 17. In realtà tra marzo e aprile aveva già parlato con gli alleati, aveva detto che dopo gli eventi in Russia molto probabilmente gli austriaci avrebbero concentrato le loro truppe sul fronte italiano, che probabilmente avrebbero ricevuto degli aiuti tedeschi e aveva chiesto a gran voce dei rinforzi, soprattutto dei rinforzi di artiglieria. Il problema è che non si aspettava l'offensiva in quel punto, in quei giorni, in quei modi. Poi ci furono degli errori a livello locale. Al comando della seconda armata c'era un generale ormai molto celebre in Italia, il generale Capello. Il problema è che Capello era malato, non stava bene. La crisi al comando della seconda armata discende in larga parte proprio dalle sue condizioni di salute. Capello prima vuole cedere il comando, vuole essere ricoverato in ospedale, poi decide di riprenderlo proprio nelle ore in cui si sta sviluppando l'offensiva e in cui ci vorrebbe polso fermo, degli ordini chiari e precisi. Il comandante c'è e non c'è, non si capisce chi è al vertice della seconda armata e in effetti i comandi non arrivano. Gli ordini non sono precisi, non sono chiari. C'è sicuramente una mancanza di informazioni, ma soprattutto c'è una mancanza di leadership. Terzo motivo. La sclerosi del corpo ufficiali. Ora, l'esercito italiano viene da anni di guerra di posizione. Gli italiani non sono più abituati a battersi in campo aperto, a manovrare, hanno perso l'abitudine soprattutto a quella tipica dinamica della guerra di movimento, che prevede anche sorprese, prevede agguati, prevede trappole, prevede che il nemico magari ti arrivi alle spalle, che è esattamente quello che succede nelle prime ore del 24 ottobre, quando i tedeschi arrivano nella città di Caporetto. Molti ufficiali inferiori vengono presi dal panico, insieme ai loro comandanti che non sanno esattamente cosa fare e che si trovano il nemico alle spalle invece che di fronte. E queste, messe tutte insieme, sono le responsabilità militari che portano l'esercito italiano a perdere così disastrosamente la battaglia di Caporetto fin dalle prime ore. Così è, se vi pare. Il famoso dramma di Pirandello è degli stessi mesi in cui avviene Caporetto e si pensa cosa può essere avvenuto veramente a Caporetto. Bel caso, bella coincidenza, chissà se proprio è solo una coincidenza, perché cos'è Caporetto? Caporetto è un immaginario scatenato.
senza più catene, senza più imbrigliamenti. Si può pensare d'un tratto, liberati in qualche modo dalla sconfitta, si può pensare l'impensabile. In quei giorni, dal 24 ottobre fino ai primi giorni di novembre, sono 15 giorni. Quella è Caporetto vissuto durante Caporetto. Tutto quello che viene dopo è un'altra cosa, ma in quei giorni lì non si sa che cosa sta avvenendo. I fatti ci sono, ma chi li conosce i fatti? Bisogna ricordarsi che nell'estate, che era di appena pochi mesi prima, alla battaglia di Risonzo precedente, alla 12ª che è Caporetto, cioè all'11ª che era Bainsizza, gli italiani stavano sfondando, erano stati lì per vincere. Ed è per questo che gli austriaci, che sanno di non farsela più, chiamano in aiuto i tedeschi. A Caporetto, grosso modo, metà sono austro-ungarici, metà sono tedeschi. Per molti governanti Caporetto, in quei giorni, è un incubo. E alcuni di loro attribuiscono ai governati, ai soldati, magari anche agli operai nelle città, il sogno della rivoluzione. Non dimentichiamo che lo sfondo è la rivoluzione russa. Il processo rivoluzionario in corso in quell'anno 1917, non giunto ancora al culmine, non era un fatto, ma poteva essere un sospetto. Manciata di tetti ordinati, adagiati su un incantevole fondovalle, a metà strada tra Plezzo e Tolmino. Un piccolo abitato, un obiettivo militare in apparenza secondario, ma determinante per un esercito che voglia conquistare il punto esatto in cui la valle dell'Isonzo incontra quella del Natisone, porta d'accesso alla pianura friulana e al nord-est dell'Italia. Quella manciata di tetti, quel piccolo abitato, quel punto esatto, è Caporetto. Plezzo, Caporetto e Tolmino si estendono poco più di 30 km di sentieri e strade che inseguono e intersecano le acque ora azzurre, ora verdi smeraldo dell'Isonzo. Tra cascate spettacolari e forre, gole d'acqua scavate su pareti rocciose che si innalzano al cielo fino agli oltre 2000 metri dominati dalla vetta uncinata del Monte Nero. Una natura incontaminata, trasfigurata per anni a partire dal 1915 in un teatro di guerra. In questi stessi luoghi, nell'ottobre del 1917, austriaci e tedeschi ammassano pezzi di artiglieria e truppe fresche, pronte a combattere. Per settimane le manovre avvengono in gran segreto. Gli italiani non devono capire cosa sta accadendo. I contingenti della neonata 14ª Armata, creata apposta per guidare l'attacco e comandata dal generale prussiano Otto von Below, marciano silenziosi nelle notti buie delle Alpi Giulie. Quando i tirolesi, gli slesiani e gli stiriani prendono il posto dei bosniaci musulmani in prima linea, per non destare sospetti, si prestano a indossarne il caratteristico fez e lasciano che il muezzin continui a richiamare i credenti alla preghiera, assicurandosi che il suo inconfondibile canto arrivi fino alle valli gremite di italiani.
Lo stesso von Below si reca più volte sul fronte trentino per depistare lo spionaggio del Regio Esercito. Scaltrezze vanificate dalle rivelazioni via via più dettagliate che arrivano ai comandi militari italiani da prigionieri e disertori austro-ungarici. Alla vigilia della battaglia, lo Stato Maggiore dell'esercito conosce i piani del nemico nei minimi dettagli. Tutti, ufficiali e truppa, sono al corrente dell'imminente offensiva. E perché non ci credono alle informazioni che avevano avuto? Beh, non era la prima volta che si credeva poco agli informatori. Era successo anche all'epoca della Strafexpedition, la primavera del 16. Probabilmente dipende dal fatto che questi militari tradizionali credono poco a queste novità della politica applicata al militare, e in fondo lo spionaggio, le informazioni hanno molto a che fare con quella dimensione politica che Cadorna si sforzava di tenere fuori dall'esercito della guerra. In questo clima di impreparazione, in questo catino naturale che si distende sotto i nostri occhi e che tedeschi e austriaci osservavano dalle stesse posizioni 100 anni fa, ha inizio la mattanza. Il silenzio millenario delle vette alpine in cui nidifica l'aquila reale, dei boschi attraversati dalle rotte migratorie dell'orso bruno e delle valli brulicanti di centinaia di migliaia di uomini pronti a uccidere, viene squarciato dall'artiglieria austro-tedesca. Secco e rabbioso, il bombardamento nemico cominciò esattamente all'ora che c'era stata preannunciata. Rapidamente mi infilai le scarpe, afferrai la maschera antigas e corsi al rifugio. Dentro erano già in una ventina, stipati in un cunicolo di forse 1 metro per 4. Ad un tratto, su quel fianco vidi scendere di corsa 4 soldati di fanteria disarmati. Ebbi paura di capire il significato di quella corsa. Gridai: «Ehi, perché correte? I tedeschi! Arrivano i tedeschi!» Le voci esprimevano uno sgomento folle, incontenibile. Mentre i bolidi di ogni calibro strappano il velo di pioggia sottile e nebbia calata sulla valle dell'Isonzo, una nube chimica soffoca ogni forma di vita esistente sulla conca di Plezzo, estremo nord del settore coinvolto nell'offensiva, che raggiungiamo dopo 4 ore di marcia da Caporetto. Ancora mezz'ora di cammino e guadagniamo i pianori antistanti un piccolo rilievo montuoso, il Ravelnik.
È da qui che un battaglione tedesco fa partire contemporaneamente, grazie a un contatto elettrico, centinaia di granate caricate a gas. La reazione delle artiglierie italiane è ancora inesistente. Il sistema di comunicazione dell'esercito italiano collassa nelle prime ore della battaglia, seminando il panico tra i vari comandi, perché la gerarchia dei generali, degli ufficiali superiori, giù fino ai comandanti di unità minore, non ha più la possibilità di trasmettere e ricevere ordini precisi. C'è un episodio molto emblematico. Pietro Badoglio è uno dei grandi responsabili della disfatta di Caporetto. Lui ricorda nel suo memoriale di aver cercato di raggiungere il suo comando per dare ordine alle batterie che dipendevano dal suo corpo d'armata di sparare sulle truppe austro-tedesche in avanzata. Ebbene, non riesce a raggiungere un telefono per dare l'ordine. Non ci riesce in parte perché le strade sono già intasate dai primi fuggiaschi, in parte perché comunque i sistemi telefonici sono già stati tagliati. L'offensiva in breve divampa su tutto il fronte. Il varco decisivo per le sorti della battaglia si apre agli antipodi di Plezzo, in una minuscola località, Dolie, non lontano da Tolmino. Anche in questo caso sono 4 ore di marcia da Caporetto, ma verso sud. Le compagnie italiane accampate tra i mulini e il fiume vengono investite dalla 12ª divisione slesiana, che superate le fragili resistenze avanza verso Gabrie sulla strada che ora percorriamo, lungo l'argine dell'Isonzo. Una scena analoga si ripete sulla sponda destra, dove confluiscono le avanguardie che puntano dritte verso Idrsko e di lì a Caporetto. È in atto una strategia offensiva inedita che coglie di sorpresa i comandi del Regio Esercito e semina il panico tra i soldati. Se non totalmente inedito, comunque originale, nuovissimo e del tutto inatteso dai dottrinari di stampo tradizionale che questi generali, talvolta più giovani, si trovano di fronte dalla parte italiana. Non se lo aspettavano il comportamento tedesco. Non si aspettavano, non stava scritto, non avevano studiato alla scuola di guerra che si potesse penetrare in profondità infischiandosi nel fatto che intanto le cime fossero tenute ancora dagli italiani. Buone regole prevedevano un'avanzata più in orizzontale e meno in verticale. E invece il piano consiste proprio in questo, avanzamento rapido e le cose vanno addirittura meglio di come non se le aspettassero, complici una serie di circostanze non prevedibili. Previsto naturalmente l'uso dei gas, ma più catastrofico ancora di quanto non potesse essere previsto. Non previsto che l'artiglieria italiana taccia, ma tace. Le truppe d'assalto tedesche hanno sostato brevemente per dare agio all'artiglieria loro di allungare il tiro. Poi riprende l'avanzata. Un urrà formidabile
esce dai loro petti forsennati. Vedo solo 3 tedeschi ruzzolare giù dalla china con una mitragliatrice che in un attimo è piazzata. Fuoco a ventaglio. Come un dannato allora mi butto giù dal monte e a sbalzi, ruzzolando e sdruccioloni, fra buche e crateri, tento di interporre fra me e loro il maggior spazio possibile. Siamo ora sulle tracce delle avanguardie tedesche, provenienti da Idrsko, che dopo aver eliminato l'unica resistenza dei carabinieri del paese, uccisi sul posto col loro maresciallo, assaltano e conquistano l'abitato di Caporetto. Caporetto è solo l'inizio di una tragedia più grande che sta per abbattersi sul popolo italiano. Il piano d'attacco austro-tedesco prevede infatti la contestuale conquista di Saga per l'accesso alle valli del Natisone e lo sbocco verso Cividale, Udine e la pianura friulana. Più a sud, l'obiettivo è la catena del Kolovrat, la valle dello Iudrio, l'accerchiamento dell'altopiano della Bainzizza, il Monte Corada e la via per Gorizia. Alla mezzanotte del 24 ottobre, a meno di 24 ore dal primo colpo di cannone, la battaglia di Caporetto per l'Italia è già persa. Capello è per l'offensiva e ha predisposto la seconda armata in questo senso, mentre il Comando Supremo, Cadorna e Porro, pensavano ormai a una posizione difensiva. Grave errore di tutte e due, che pesa sulla sconfitta, che si profila immediata e che assume fin dalle prime ore un che di grande, eccessivo e misterioso. La nebbia che non permette di vedere e di distinguere. Chi saranno quei soldati che si vedono, che passano giù in vallata? Sono dei nostri? Sono dei loro? A saperlo. Nella letteratura diaristica, memorialistica, militare e non di Caporetto si trovano continuamente questi interrogativi, moltiplicati molte volte. Poi c'è dell'altro, molti fatti prigionieri o no, tra i soldati italiani, tra i militari italiani, diranno abbiamo ricevuto l'ordine. Gira la voce che comandi inferiori abbiano detto ritiriamoci. Vero o non vero? Certo è un modo perché la passività che aveva caratterizzato sin qui il comportamento dei soldati e su cui Cadorna aveva tanto puntato, continui a farla da protagonista. La passività. Ce l'hanno ordinato di ritirarci e l'abbiamo fatto. Era vero o non era vero? Caporetto.
ci ritiriamo sulla seconda linea, mentre il nemico prosegue ad attaccare con ingenti masse. Il movimento dei carriaggi, degli autocarri, delle salmerie e delle truppe in ritirata si fa intenso. Si incominciano a sgombrare gli ospedaletti, i magazzini e i depositi materiali. Davanti ai nostri occhi, ove presumibilmente doveva trovarsi l'Isonzo, era tutta una fiammata. Incendi colossali. Le nostre truppe incendiavano tutti i magazzini e i depositi che si trovavano sulla riva sinistra del fiume. Fuoco, fumo, ceneri, faville, tutto distrutto, tutto divorato dalle fiamme. Qua e là qualche esplosione, qualche ruina che mandava al cielo bagliori e faville. Mentre la sconfitta militare assume proporzioni enormi, prende vita un dramma parallelo a quello dei soldati italiani. È la fuga dei civili dai territori occupati. Circa 250.000 persone si mettono in marcia verso ovest. Almeno 130.000 sono friulani, gli altri provengono dalle province di Belluno, Treviso, Venezia. La maggior parte donne, vecchi e bambini. Verso mezzogiorno si videro passare le prime donne sbigottite coi loro figlioli che tenevano per mano o in un canestro a cilindro legato sulle fragili spalle. Poi gruppi di 3, 4, 6, 10 persone transitavano a passo piuttosto celere. V'erano donne, bambini d'ogni età, vecchi macilenti, infermi, chi portava un sacco, chi un canestro. Altri tenevano legato una mucca che stentava a camminare, oppure un gran maiale, e stentavano a tirare innanzi il passo celere. Altri ancora erano raggruppati presso un carretto stracarico di biancheria e di suppellettili, e là spingevano a tutta forza le ruote affinché il carretto camminasse, e tante altre scene commoventi. Vi erano persone scalze, logore del basso ceto, e persone dall'aspetto signorile. Vi erano signorine avvezze agli agi femminili, vi erano popolane abituate forse alla vita randagia. Era là che si ritrovavano insieme tutte le categorie e classi di persone. Una delle conseguenze più catastrofiche della sconfitta di Caporetto in realtà fu l'impatto sulla popolazione civile. Oltre 250.000 di persone che dovettero evacuare su ordine delle autorità militari, più o meno tutti i cittadini tra i 15 e i 60 anni. Si trattò di una fiumana improvvisa, caotica, disordinata, senza di fatto nessun sostegno, di civili che si misero letteralmente in fuga abbandonando le case da un minuto all'altro, molto spesso costrette a evacuare all'ultimo minuto, e che andarono in realtà a intasare le strade della ritirata, creando una situazione di panico totale che è l'immagine più emblematica della disfatta di Caporetto, uno dei motivi per cui la battaglia di Caporetto non fu solo una sconfitta militare, ma fu una sconfitta totale. Fu un collasso militare, un'intera armata si disintegrò, la seconda, fu il collasso delle amministrazioni locali, molto spesso gli amministratori scapparono prima dei loro amministrati, molto spesso le elite sociali ed economiche scapparono molto prima delle persone comuni, quella che in molte province è rimasta leggendaria, la fuga dei signori. E questa massa enorme
che poi si ingrossò mano a mano fino a raggiungere le dimensioni di oltre 500.000 di persone, si riversò poi nella penisola, dando, come era già successo dopo il 1916, dopo la sconfitta sugli altipiani, forse l'impressione più concreta per tutti gli altri italiani di ciò che era successo a Caporetto. Una delle pagine più emblematiche, che venne poi rimproverata molto spesso a Cadorna, anche in sede di commissione d'inchiesta di Caporetto, fu l'abbandono precipitoso di Udine. Nel momento in cui il 27 mattina il Comando Supremo lascia Udine, non esiste più una struttura di comando in zona di operazioni che possa dare ordini, che possa gestire il caos, che possa prevedere e impedire il panico. Questo è uno dei motivi per cui la ritirata si svolge in un clima di totale anarchia, in realtà, di totale disfacimento della catena di comando. Nell'ora più grave, quando anche i comandi militari prendono atto dell'irreversibilità della tragedia in corso, nelle testimonianze dei soldati semplici si rintracciano i segnali di una nuova coesione morale, che sarà alla base della resistenza sul Piave. La solidarietà tra chi porta la divisa e i civili si salda su un territorio che, a differenza delle poco note Trento e Trieste, viene percepito come suolo patrio, invaso da un comune nemico. Io mi sentivo giù di forze. Mi ero accorto che non potevo andare più avanti. Si avvicinò un bambino, mi guardò e mi disse: «Vi sentite male, soldato?» Io lo guardai e gli risposi: «Puteo, ho tanta fame». Quel bambino partì a corsa davanti a noi. Dopo 300 metri si riavvicinò e mi diede un bel pezzo di pane alla contadina. Non potei trattenere le lacrime. Lo presi in braccio, lo baciai e gli dissi: «Tu mi hai salvato la vita. Sei stato tanto bravo, il Dio ti darà sempre fortuna». Di tanto in tanto davo un morso a quel pane e una bevuta nelle fosse lungo la strada. L'acqua non mancava perché pioveva a dirotto. Era gialla, ma la sete è brutta. Il ponte di Tolmezzo era stato fatto saltare. Giungevano a noi a masse serrate soldati e borghesi terrorizzati, quasi inebetiti per lo spavento. E alle nostre domande ci informarono che all'atto dello scoppio il ponte era completamente sovraccarico d'ogni materiale, compreso quello umano. Tra la massa umana errante vi era una donna che portava in braccio un bambino e altri 3 fanciulli. Quasi trascinandosi, le si tenevano attaccati alle vesti. Ad un tratto, uno di quei 3 bambini, stanco, bagnato e anche digiuno, si abbandonò, cadde a terra e quasi istantaneamente morì. La povera madre, non avendo tempo da perdere, prese il cadaverino e, adagiatolo sul parapetto della strada, piangendo, continuò il cammino. La ritirata di Caporetto è costellata di piccoli e grandi episodi di eroismo che la storia ha sepolto sotto l'onta della sconfitta.
Quello più epico ha per protagonisti i reggimenti Genova Cavalleria e Lancieri di Novara, supportati dai fanti della Brigata Bergamo e dalla popolazione civile. L'avanzata degli austro-tedeschi sulla pianura friulana procede spedita. Sono a 20 km da Codroipo, dove transita la Terza Armata, in ritirata. Si profila un nuovo accerchiamento e un nuovo disastro. Prima che avvenga il contatto, nelle campagne che circondano il piccolo abitato di Pozzuolo, cavalli e cavalieri del Regio Esercito si lanciano all'arma bianca contro le mitragliatrici nemiche. È un'azione suicida, ma permette di guadagnare il tempo sufficiente a far sfilare i reparti della Terza Armata e completare l'organizzazione di un corpo speciale di retroguardia che anima una nuova resistenza. Alla mattina Genova e Novara contano quasi 1000 uomini. La sera sono meno di 500. Le medaglie d'oro guadagnate da Caporetto al Piave sono 15. Di queste ben 6 per azioni compiute in quel 30 ottobre 1917 tra Pozzuolo e Codroipo. In poco più di 24 ore, una concentrazione di gesti eroici compiuti da cittadini soldati di cui si è scritto e detto molto poco. Genova è sparpagliata nei cortili. L'ordine è arrivato. Attaccare e sacrificarsi. Le pattuglie nemiche non saranno che a 100 metri. Tutto questo avviene mentre alla nostra sinistra crepitano le mitragliatrici nemiche. Un razzo nemico si alza da poche decine di metri. In uno sforzo supremo e pieno di rassegnazione, grido coi presenti il fatidico Savoia. Un altro episodio di eroica resistenza delle truppe italiane, poco noto ai manuali di storia, è la battaglia di Ragogna. A fine ottobre la Brigata Bologna, appoggiata da un battaglione della Brigata Barletta e da 5 compagnie mitraglieri, riceve l'ordine di difendere il ponte di Pinzano sul Tagliamento, minacciato dall'avanzata dell'esercito nemico. Viene schierata sul monte di Ragogna, divenuto testa di ponte per la difesa dell'attraversamento di Pinzano. Deve resistere all'urto della 12ª divisione slesiana, la stessa che ha conquistato Caporetto. L'ordine è quello di frenare le truppe avversarie per almeno 24 ore, consentendo al grosso dell'esercito italiano di riorganizzarsi sul Piave. La battaglia vive momenti tragici, fino alla distruzione del ponte di Pinzano, ordinata dagli ufficiali italiani quando lo scontro sembra ormai perso. Centinaia di soldati restano intrappolati sulla sponda sinistra del fiume, condannati a morte o alla cattura. La resistenza dei nuclei superstiti della Brigata Bologna sulla sinistra del tagliamento scema verso le ore 14:30 del 1 novembre. Un'impresa esaltata persino dal comandante nemico. Scrive von Below: «È giusto ed è mio dovere di soldato riconoscere e concedere l'onore delle armi a chi, con tanto valore, seppe riscattare l'onore del proprio esercito e onorare la propria bandiera e la propria patria a prezzo di gran sacrificio». Nella disintegrazione complessiva, proprio perché c'è
questa disintegrazione, ebbene essa libera anche intraprendenze di singoli, tenenti, sottotenenti, capitani, insomma comandanti di singole posizioni e di reparti piccoli o medio piccoli che possono leggere la situazione in modo attivo invece che passivo e decidere di resistere, improvvisandosi un pezzo di guerra all'interno della posizione che gli tocca di coprire. E questa è un'inversione rispetto alla guerra di Cadorna, che non era affatto questa. Vengono fuori tutta una serie di episodi mal conosciuti finora. Il problema è rimetterli insieme, riassemblare, andando controcorrente rispetto a quella disgregazione che nella realtà delle cose era stata la cifra prevalente di Caporetto, ma poi era stato il senso di mistero, il non sapere che cosa realmente stesse accadendo, che probabilmente aveva accentuato la disgregazione, tacendo invece questi episodi di resistenza o riducendoli ai più noti. Una delle pagine meno note della lunga battaglia di Caporetto, dei giorni in cui pare che l'esercito italiano stia collassando, sono gli episodi di resistenza. La difesa di Pozzolo del Friuli, la scomparsa della 19ª divisione comandata dal generale Villani, oppure la marcia del battaglione Belluno. Il battaglione Belluno viene coinvolto nella disfatta, riesce a ritirarsi praticamente senza ordini, completamente isolato, a rientrare nella sua caserma, a ricostituirsi e poi tornare in linea, per poi essere di fatto disintegrato nel corso della battaglia di arresto. Tutti questi episodi messi insieme non cambiano di fatto la natura della disfatta di Caporetto, ma ancora una volta ci ricordano che nel momento in cui ricevevano degli ordini precisi, nel momento in cui erano comandate, erano guidate, anche magari con l'esempio, le truppe italiane si batterono con notevole efficacia. A fare da contraltare alle imprese eroiche di alcuni reparti, una folla di piccoli episodi di sbandamento di singoli soldati o piccoli gruppi, casi disseminati in diversi momenti della ritirata e in diversi punti della pianura friulana e veneta. La scena più ricorrente è quella che osserva e descrive il tenente Luigi Merlini ai primi di novembre. Un fatto doloroso mi colpì, un fatto che in seguito dovei constatare su larghissima scala, l'abbandono delle armi. Per terra, qua e là, erano fucili abbandonati, cinturini, baionette, il primo indice del dissolvimento che fino ad allora non si era mai mostrato. Un sintomo che i vertici dell'esercito cercano di stroncare subito, con energia, inasprendo le regole già rigide della disciplina militare. Nei giorni che precedono l'arresto sul fiume Piave, i racconti dei soldati coinvolti nella ritirata restituiscono una realtà frammentata all'inverosimile. Caporetto ha sparpagliato destini di vita tenuti insieme per anni dalla guerra di posizione. Tra quei milioni di uomini che fino a 2 settimane prima coabitavano nella stessa trincea, c'è chi intravede una possibile salvezza,
e si affretta a lanciare segnali di vita alla famiglia. C'è chi ancora combatte in campo aperto e chi è già stato imprigionato e deportato per centinaia di chilometri. Carissima mamma, sono vivo e non sono prigioniero. È stato un miracolo, ringraziando Dio. Comincia a ritornare la speranza dopo giorni dolorosi e troppo tristi. Quando avrò tempo, ti riscriverò il mio diario delle giornate passate come in un incubo. Spero un giorno di raccontarvi tutto. Baci infiniti, non abbiate preoccupazioni. Ti giunse che era già notte nella città di Klagenfurt. Ci fecero attraversare quasi tutta la città e mentre noi passavamo tutti laceri e sudici, ridotti allo stremo, la gente ci guardava non con occhio compassionevole, dato lo stato a cui si era ridotti, ma gioiva ridendo con gran soddisfazione e ci schernivano con inumani gesti ma soddisfatti al passaggio di tanti disgraziati. Non eravamo più esseri umani viventi, ma eravamo ridotti a dei relitti umani, e specialmente le donne, mentre noi camminavamo tutti intontiti e con appena il fiato per respirare, battevano le mani dimostrando così la sua grande contentezza e facevano rivolte verso noi dei gesti sconci e ci mostravano la lingua. La destituzione di Cadorna viene posta come una questione politica fondamentale anche dagli alleati. Al convegno di Peschiera il re e i rappresentanti del governo si trovano di fronte quasi a un diktat che, diciamocelo pure, è benvenuto, perché disfarsi di Cadorna è un gesto profondamente simbolico, perché Orlando, il nuovo presidente del Consiglio, crede fortemente nel fatto che non si possa più riaffidare ciò che resta dell'esercito italiano a quello che ormai passa nell'opinione pubblica come il grande sconfitto, come il responsabile. Cadorna appare ormai un uomo perduto dal punto di vista dell'immagine e il suo comunicato del 28 ottobre certo non lo aiuta. Ma di dove salta fuori Armando Diaz? Diaz è disposto a fare quello che Cadorna non era disposto a fare: discutere, consultarsi, parlare anche con gli altri militari, Badoglio e Giardino, i suoi vice, e politici. E così Padova, che a questo punto è la capitale militare al posto di Udine, e Roma si parlano. Non c'è più un uomo forte a Udine, la capitale militare, e un governo debole a Roma. Ci sono due centri di potere che riescono a salvare il salvabile. Ci sono delle circostanze che aiutano. Il fronte è di un centinaio di chilometri più ristretto, dunque lo si può difendere con meno uomini, e ci sono meno uomini. E in più la guerra non è più d'attacco, è diventata difensiva. Si muore meno quando ci si difende e in fondo diventa anche più facile da capire, diventa la difesa. Andare a conquistare le rocce del Carso, quanti contadini e soldati non capivano perché. Adesso si tratta di difendere il campo, quel grande campo che qualchedun altro, magari il loro tenente, chiama la patria. Ognuno ci arriva a modo suo, ma insomma la guerra difensiva funziona. Il Piave funziona e gli austro-ungarico-tedeschi non passano.
Caporetto non è stata la sconfitta di un uomo. Il Piave non è stata la resistenza di un uomo. Quello che hanno vissuto milioni di soldati e civili dal 24 ottobre all'8 novembre 1917 è stato un evento generazionale che ha forgiato e condizionato ogni singola vita per i decenni a venire, esperienza collettiva, scelte individuali. Vigliaccheria, eroismo, paura, coraggio, odio, pietà. Un vissuto comune, cementato e indimenticabile, nel bene, nel male. Lungamente sono stato combattuto se fermare questi miei ricordi o se lasciarli soltanto segnati nell'anima. Preferisco fermarli, perché mi sono accorto che qualche particolare sfuggiva inevitabilmente, nonostante la gelosa cura con la quale tengo chiuse in me queste memorie. Che alcune immagini impallidivano, che la mente non riteneva date e nomi di luoghi, di persone, di cose, come già purtroppo di alcuni più non ritiene. E mi sono deciso, potrà avvenire che queste mie pagine capitino in mano a qualcuno. M'auguro che questo qualcuno intenda come la guerra, anche per quel poco che le ho dato, è stata e resterà il fatto più grande della mia vita, e come questi ricordi siano per me cosa santa.